Benvenuto o bentornato sul nostro canale. In questo quiz metterai alla prova la tua conoscenza delle opere d'arte più famose al mondo. Ti verrà mostrata un'immagine e dovrai scegliere la risposta corretta tra 4 opzioni possibili. Riconosci 20 opere d'arte famose. Ogni risposta corretta vale un punto. Somma il punteggio e scopri il tuo livello finale. Siete pronti? Iniziamo! Come si chiama questo dipinto? Il Giudizio Universale, la Gioconda, Dama con l'Ermellino o la Vergine delle Rocce? La Gioconda. La Gioconda, nota anche come Monna Lisa, è stata dipinta da Leonardo da Vinci. È conservata al Museo del Louvre, Parigi. È il quadro più famoso al mondo. Qual è il nome di quest'opera? I girasoli, la notte stellata, la ronda di notte o le ninfee? La notte stellata. Vincent van Gogh realizzò questo celebre dipinto a olio nel 1889, raffigurando il cielo visto dalla finestra della sua stanza in manicomio. Qual è il nome di questo dipinto? Guernica, La nascita di Venere, American Gothic o Las Meninas? Guernica. Picasso dipinse questo dipinto a olio su tela nel 1937 per denunciare gli orrori della guerra civile spagnola. Qual è il nome di questo dipinto? Il figlio dell'uomo, il pensatore, il bacio o l'urlo? L'urlo. Edvard Munch rappresentò l'angoscia umana con una delle immagini più iconiche della storia dell'arte. Qual è il nome di quest'affresco? La scuola di Atene, l'ultima cena, la creazione di Adamo o il diluvio universale? La creazione di Adamo. È il più celebre affresco della Cappella Sistina e uno dei capolavori assoluti dell'arte moderna. Realizzato da Michelangelo intorno al 1511, si trova sulla volta dei Musei Vaticani e rappresenta la trasmissione della scintilla divina e della vita all'uomo. Qual è il nome di questo capolavoro? Primavera, l'ultima cena, il crepuscolo o la resurrezione? L'ultima cena. È un celebre affresco di Leonardo da Vinci, realizzato tra il 1495 e il 1498 nel refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie. Rappresenta l'istante in cui Gesù annuncia il tradimento di uno degli apostoli. È una delle opere più importanti del Rinascimento italiano. Come si chiama questa scultura? Il David, il Pensatore, Venere di Milo o la Pietà? Il David. Il David di Michelangelo è uno dei capolavori più iconici del Rinascimento italiano. Fu scolpito tra il 1501 e il 1504 partendo da un unico grande blocco di marmo di Carrara. L'opera originale è oggi conservata presso la Galleria dell'Accademia di Firenze. Qual è il nome di questo dipinto? Amore, la sposa, il giorno o il bacio? Il bacio. Il bacio di Gustav Klimt è una delle opere più celebri del suo periodo dorato e un'icona del simbolismo europeo. Il dipinto rappresenta l'unione tra amore e spiritualità attraverso una scena intensa e sensuale. Oggi è conservato al Museo del Belvedere Superiore di Vienna. Qual è il nome di quest'opera? Primavera, la nascita di Venere, Venere o la Vergine delle Rocce? La nascita di Venere. La nascita di Venere, capolavoro di Sandro Botticelli, è un'icona del Rinascimento italiano, raffigura la bellezza ideale che giunge sulla terra come allegoria dell'amore spirituale. Si trova a Firenze,
all'interno della Galleria degli Uffizi. Qual è il nome di quest'opera? Il sogno, Icaro, il pensatore o il silenzio? Il pensatore. Il pensatore di Auguste Rodin, realizzato a partire dal 1880, è una delle sculture in bronzo più famose della storia dell'arte. È diventato un simbolo universale della riflessione, della filosofia e dell'introspezione umana. Come si chiama questo affresco? La Scuola di Atene, la Trasfigurazione, San Giorgio o Deposizione? La Scuola di Atene. È un celebre affresco di Raffaello Sanzio, realizzato tra il 1509 e il 1511 per i Musei Vaticani. Capolavoro del Rinascimento, rappresenta la filosofia e l'armonia tra il pensiero classico e la fede cristiana. Qual è il nome di questo dipinto? Violino e tavolozza, Galatea delle sfere, Salvator Mundi o la persistenza della memoria? La persistenza della memoria. Dipinta da Salvador Dalí nel 1931, è una delle opere simbolo del surrealismo. Conosciuta anche come Gli orologi molli, raffigura una visione onirica del tempo ed è conservata al MoMA di New York. Come si chiama quest'opera? Il figlio dell'uomo, La ronda di notte, Las Meninas o La torre rossa? La ronda di notte. Dipinta da Rembrandt nel 1642, è uno dei capolavori dell'arte olandese. Celebre per la sua composizione dinamica, utilizza la luce per evidenziare i protagonisti e creare un forte senso di profondità. Come si chiama questo dipinto? Adorazione dei magi, Calunnia, Primavera o Venere e Marte? Primavera. La Primavera, realizzata da Sandro Botticelli intorno al 1482, è uno dei capolavori del Rinascimento italiano. Dipinta per la famiglia Medici, è oggi conservata alla Galleria degli Uffizi di Firenze. Qual è il nome di questo dipinto? La libertà che guida il popolo, American Gothic, gli Spaccapietre o la Pietà? La libertà che guida il popolo. Dipinta da Eugène Delacroix nel 1830, è un simbolo universale di libertà e rivoluzione. Conservata al Louvre di Parigi, celebra l'insurrezione delle Tre Gloriose Giornate contro Re Carlo X. Come si chiama questa scultura? Il Cristo velato, Apollo e Dafne, il ratto di Proserpina o la Pietà? La Pietà. La Pietà di Michelangelo, scolpita in marmo di Carrara tra il 1497 e il 1499, è uno dei massimi capolavori dell'arte occidentale. Conservata nella Basilica di San Pietro in Vaticano, raffigura la Vergine Maria che sorregge il corpo di Gesù dopo la crocifissione. Qual è il nome di questo dipinto? Cattura di Cristo, Vocazione di San Matteo, I Bari o Buonaventura? Vocazione di San Matteo. È un capolavoro di Caravaggio, rappresenta il momento in cui Cristo chiama Matteo alla conversione. È conservata nella Cappella Contarelli della chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma. Qual è il nome di quest'opera? L'onda, Mare in tempesta, la grande onda di Kanagawa o il mare di ghiaccio? La grande onda di Kanagawa. La grande onda di Kanagawa, realizzata dal pittore giapponese Okusai, intorno al 1831, è una celebre xilografia della serie 36 vedute del Monte Fuji. È considerata una delle opere più iconiche e riconoscibili dell'arte giapponese. Come si chiama quest'opera?
Amore e Psiche, Venere di Milo, Ragazza Uccello o Cristo Redentore? Amore e Psiche. Scolpita da Antonio Canova tra il 1788 e il 1793, è uno dei capolavori del neoclassicismo. Conservata al Louvre di Parigi, raffigura il momento in cui amore risveglia Psiche con un bacio. Come si chiama questo dipinto? La Trasfigurazione, la Fornarina, i Due Angeli o Madonna Sistina? Madonna Sistina. Dipinta da Raffaello tra il 1512 e il 1514, è uno dei capolavori del Rinascimento italiano. Conservata a Dresda, è celebre per l'armonia della composizione e per i due famosi angioletti raffigurati nella parte inferiore del dipinto. Com'è andata? Andiamo a vedere il vostro punteggio. Se il video vi sta piacendo, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e accendete la campanella per non perdere i prossimi video. Se hai fatto da 0 a 7 punti, hai riconosciuto alcune opere, ma c'è ancora molto da scoprire. L'arte è un mondo affascinante e pieno di capolavori. Continua a esplorare il mondo dell'arte e ad osservare i dettagli dei grandi capolavori, e vedrai che il tuo punteggio migliorerà rapidamente. Se hai fatto da 8 a 14 punti, buon risultato. Conosci molte opere famose e hai dimostrato una discreta cultura artistica. Te la sei cavata bene, ma qualche capolavoro ti è sfuggito. Continua a esplorare, potresti raggiungere il livello degli esperti. Se hai fatto da 15 a 20 punti, complimenti! Hai ottenuto un punteggio eccellente e dimostrato una grande conoscenza della storia dell'arte. Riconosci le opere più celebri con facilità e hai un ottimo occhio per i dettagli. Sei un vero conoscitore dei capolavori dell'arte. Grazie per aver partecipato, speriamo che vi siate divertiti e che abbiate imparato qualcosa di nuovo. Al prossimo quiz!